Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un altro video dei radiocomandati. Oggi parleremo delle Mini Z AVD modello MA020, quelle che si possono trovare comunemente ora in giro, con un setup da drift. Oggi vi parlerò delle modifiche che ho apportato a questo modello, cosa è cambiato, cosa ho tenuto stock e quali differenze ci sono rispetto a un modello RVD. Vi spiegherò il setup che sto utilizzando sulla mia Lancer, vediamo se riesco a farvela anche vedere, magari sarebbe molto bello. Questa è la carrozza che sto utilizzando con la mia MA020 e quali differenze ci sono rispetto a un MR03, un MA020 e un MR03. L'MA020 è a trazione integrale, comunemente definita come AVD, quindi all wheel drive. L'MR03, di cui abbiamo già parlato, sì, con l'anteriore slegato. Questo perché un mi è venuto a scrivere l'anteriore slegato? Ma che modo di parlare è? Ma non fate i video se dovete dire queste cose. Ovviamente, cambiando la tipologia di trazione cambia radicalmente il comportamento della macchina. Con un MR03 che è assolutamente utilizzata anche nel mondo del drifting, soprattutto nelle scale 1-10, tutta la scivolata, quindi il drift vero e proprio, è affidato alla trazione posteriore e al bilanciamento del mezzo. Con questa tipologia di trazione il drifting deve essere veramente molto tecnico, si utilizza il giroscopio in assistenza, ma se siete dei principianti ragazzi è molto più complesso da gestire, soprattutto all'inizio. Con l'MA020 invece, con una trazione integrale, cambia veramente tutto. È sicuramente molto più adatta a un principiante che vuole approcciarsi a questo mondo. Se state però cercando una mini ovviamente da velocità e non da drifting, è meglio l'RVD. Con un MA020 la trazione è molto più distribuita sia all'asse posteriore che all'asse anteriore e quindi è tutto sicuramente molto più gestibile sia in curva che nei cambi di direzione. Questo non vuol dire che se acquisterete un MA020 non potete utilizzarla con, diciamo, un assetto da corsa, ma provando a metterla in pista assieme a un MR03 vi renderete subito conto della differenza. L'MR03 svernicia completamente un MA020. Vi parlerò quindi dell'assetto della mia AVD, di ciò che ho modificato, di ciò che ho tenuto e soprattutto del perché. Partiamo dall'anteriore. La prima modifica di cui vi voglio parlare è il differenziale. Al frontale ho deciso di adottare il differenziale one way, non Huawei, non il telefono ovviamente. Il differenziale one way ve lo scrivo qua sotto così non ci sbagliamo, non andate a comprare dei telefoni per il setup della vostra macchina. La caratteristica di questo differenziale è appunto che le ruote anteriori sono completamente libere di girare in avanti anche durante le decelerazioni. In pratica cosa succede? Nel momento in cui lascerete l'acceleratore sulla vostra radio, le ruote anteriori continueranno a girare in avanti, ok? Quindi non si verificherà quell'effetto che normalmente avviene con un differenziale normale in cui le ruote vanno a bloccarsi, o meglio, prima che qualcuno me lo sottolinei, non vengono bloccate ma vengono frenate. Facendo un paragone con un'auto vera, il differenziale one way, ce la posso fare prima della fine del video a dirlo giusto, agisce proprio come un vero e proprio sistema di disconnessione di trazione rispetto alle ruote frontali. Diciamo che questa è una delle caratteristiche vere e proprie delle auto da drift, perché appunto le ruote sono libere di rotare soprattutto in curva dove diciamo il drift inizia a farci divertire. In pratica, facendo così la vettura rimane molto più leggera all'anteriore, riducendo anche il sottosterzo. Nella guida reale un differenziale di questo tipo è molto utile perché permette all'anteriore di andare nella direzione della curva, permettendo però al posteriore di continuare a scivolare durante la curva. Passiamo però al posteriore. Per far sì che le ruote posteriori girino alla stessa velocità, un differenziale rigido, quindi colleghi la rotazione di entrambe le ruote nella stessa direzione, è fondamentale. Fare in modo che il nostro differenziale sia bloccato al 100%, quindi come avere effettivamente un asse rigido sulle ruote posteriori, permetterà sicuramente un maggior controllo in uscita di curva. Questo tra l'altro permette anche di avere una derapata molto uniforme, perché utilizzando un differenziale, chiamiamolo canonico, la rotazione delle ruote, quella interna ed esterna durante una fase di curva, è diversa, ok? Perché il differenziale permette proprio questo. Se ci trovassimo in questa condizione la nostra scivolata non sarebbe uniforme ed è proprio quello che noi non vogliamo. Avendo appunto il differenziale rigido al posteriore, permettiamo alla nostra Mini Z di avere una scivolata molto più uniforme ma soprattutto molto più controllabile. Un'altra delle modifiche che vi consiglio di fare è una griglia di dissipazione al motore. Sappiamo che le Mini Z, avendo dei piccoli motorini che sono, almeno dal punto di vista estetico e tecnologico, praticamente
identici a quelli che troviamo sulle Mini 4VD, è bene cercare di dissiparne il calore, perché insomma sostanzialmente continuando a girare per svariati minuti le temperature si innalzano. Se scartabellate un pochino in giro, anche ad esempio su AliExpress, troverete delle griglie che possono essere posizionate nella parte sottostante al motore della vostra MA020. Queste piccole griglie, essendo fatte di metallo e direttamente a contatto con il vostro motore, permetteranno una dissipazione passiva del calore generato. Quindi dissipatore passivo a parte, gli unici altri due elementi che mi sento di consigliarvi di modificare sono le molle all'anteriore e il giroscopio. Sulla Mini Z di Puggio abbiamo avuto un problema all'elettronica causato da un giroscopio di AliExpress, quindi uno di quelli non compatibili di Kyosho. Ve lo dico perché il giroscopio di Kyosho costa molto di più rispetto a quelli che si trovano aftermarket, però ecco, tenete presente che su 3 macchine una ci ha dato dei problemi. Il giroscopio permette di regolare come assistenza sul vostro servo l'angolazione delle ruote anteriori. Questo permetterà grandissima stabilità durante la derapata, correggendo eventuali sovrasterzi. Soprattutto se siete alle prime armi, state così approcciando il mondo dell'RC, il mondo delle Mini Z, e la vostra prima macchina è un MA020, vi consiglio sicuramente di aggiungere un bel giroscopio al vostro setup. Allora facciamo un piccolo recap di tutto quello di cui abbiamo parlato. All'anteriore, differenziale one way per fare in modo che le nostre ruote anteriori siano completamente slegate durante le fasi di decelerazione. Differenziale rigido al posteriore per fare in modo che la trazione sia più uniforme durante la derapata. Giroscopio e dissipatore passivo sotto al motore. Mi sono dimenticato qualcosa? Ah sì, le molle. Ecco, questo è un aspetto su cui vi consiglio di fare delle prove, perché è anche un po' legato alla tipologia di guida che andrete ad approcciare. Per esempio, io utilizzo le molle più morbide che ci sono nel piccolo set che Kyosho fornisce, di varie durezze. Quello che vi consiglio quindi è di provare le varie tipologie di molle presenti nel kit dedicato. Comunque vi lascio tutti i codici item qui sotto in descrizione. Avrete ovviamente un impatto diverso durante la derapata. Diciamo, quello che varia è effettivamente il comportamento del frontale, cioè quanto si impunta durante le fasi di curva. Se avete già un MA020 e vi siete tanto appassionati del drifting, sappiate che esistono altri brand e altre marche che producono RC su queste scale all'incirca 1.24, 1.28, anche a trazione posteriore, quindi dei setup da drift con il motore posizionato al posteriore. Che altro dire? Vi lascio a qualche piccola derapata che aggiungerò qui nel video, fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Vi lascio quelli che sono gli esercizi che normalmente faccio per migliorare il mio drifting con la mia MA020. Se vi interessano ulteriori dettagli, avete bisogno di precisazioni, vi aspettiamo qui sotto nei commenti. Che altro dire? Dio piacendo, arrivederci, alla prossima, ciao!